Ciao a tutti, oggi parliamo del penfigo foliaceo e prima di iniziare questa patologia vi ricordo sempre che in questo canale carichiamo sempre video su argomenti relativi alla medicina veterinaria del cane e del gatto, quindi se avete un cane o un gatto vi consiglio di iscrivervi a questo canale e se volete sostenere il progetto mettete un bel mi piace che è sempre ben accetto. Inoltre se avete delle curiosità relative a questo video scrivetelo pure nei commenti, se invece avete curiosità relative ad altri argomenti scrivetele sempre sotto nei commenti che poi io li leggo e magari creo un video ad hoc. Partiamo subito con questa patologia che è una patologia autoimmune del cane e del gatto ed è forse la più frequente patologia autoimmune del cane e del gatto. Esistono altre tipologie di malattie autoimmuni, per esempio una famosa è la miosite dei muscoli masticatori, in cui ne abbiamo parlato nel video che vi lascio qua in alto, ma relative fondamentalmente alla grande famiglia dei penfighi e dei lupus. Abbiamo oltre al penfigo foliaceo abbiamo il penfigo bolloso, il penfigo eritematoso, il penfigo volgare, il lupus eritematoso discoide e il lupus eritematoso sistemico. Ne parleremo di queste altre patologie, però per il momento ci soffermiamo su quella che è più, diciamo, frequente, che è il penfigo foliaceo. È una malattia autoimmune. Quindi cosa succede in questi animali che hanno questa patologia? Praticamente il proprio organismo crea degli autoanticorpi contro la sostanza che tiene collegati i cheratinociti, soprattutto lo strato superficiale. Quindi c'è questo deposito di autoanticorpi che fa sì che queste cellule non stanno attaccate. Queste sostanze aiuterebbe a tenere attaccate le varie cellule della cute. In questi soggetti con il penfigo chiaramente ciò non avviene e quindi si formano delle lesioni che sono delle pustole superficiali che molto spesso poi si rompono e noi abbiamo l'esito di una rottura di una pustola, che molto spesso sono dei collaretti epidermici, escoriazioni, croste, zone alopeciche. E questo di solito dove avviene? Avviene in determinate zone del cane e del gatto, soprattutto diciamo la testa. È una patologia abbastanza caratteristica della testa, soprattutto il tartufo. Quindi magari inizia con una depigmentazione del tartufo e poi si formano delle croste, delle pustole, e può colpire ovviamente anche la zona perioculare, il padiglione auricolare e anche le dita, le zampe. Soprattutto può dare una ipercheratosi dei cuscinetti plantari. C'è una predisposizione di razza, sì, la chita e il ciao ciao sembrerebbe esserci una predisposizione di razza, però fondamentalmente la causa è idiopatica. Si sospetta che ci sia comunque un processo infiammatorio cronico che fa sì che poi l'organismo ripeto, crei questi autoanticorpi, quindi ci sia un errore. Generalmente nelle malattie autoimmuni c'è proprio un errore da parte dell'organismo che crea degli anticorpi contro se stesso. La diagnosi di queste lesioni, cioè la diagnosi di questa patologia è abbastanza, tra virgolette, semplice, nel senso che con un esame citologico della lesione vediamo proprio la presenza di cellule del sistema immunitario contro proprio i cheratinociti, e quindi fondamentalmente è una diagnosi abbastanza semplice, però è necessario fondamentalmente sapere che non è che bastano delle pustole sul naso per dire il cane ha il penfigo foliaceo. Va fatta, ripeto, sempre diagnosi. La diagnosi di solito è citologica e ovviamente confermata con l'istologia magari della stessa pustola, in modo da verificare chiaramente che si tratta di penfigo foliaceo. Queste pustole, una volta rotte, poi possono andare incontro a proliferazione batterica, quindi possiamo avere anche un'infezione batterica, e quindi fondamentalmente la gestione di questi cani la dobbiamo gestire in due direzioni. La prima ovviamente in base a come arriva il cane. Se il cane ha una piccola lesione chiaramente
non ha senso agire magari con un antibiotico per le lesioni, chiaramente per la sovrappopolazione batterica, ma si utilizzeranno magari dei prodotti topici. Se invece troviamo delle situazioni magari disastrose, allora magari bisogna cercare chiaramente di curare anche l'infezione batterica. Questo, diciamo, se abbiamo una situazione estremamente grave. Poi però come si cura in sé il penfigo foliaceo? Si curano con i corticosteroidi. Fondamentalmente si deve cercare di dire al sistema immunitario di non reagire, fondamentalmente. Questo è il principio della terapia, e quindi si somministrano dei corticosteroidi per ridurre chiaramente la reazione immunitaria da parte dell'organismo, e quindi la formazione di autoanticorpi, e quindi la formazione di queste lesioni. La risposta di solito è buona, anche se chiaramente è una gestione ovviamente a vita, nel senso che non c'è una guarigione completa, ma c'è una gestione della patologia. Quindi bisognerà sempre controllare, a parte, diciamo, il problema dermatologico, anche gli effetti collaterali dei corticosteroidi, e cercare poi, una volta raggiunta una stabilizzazione del caso clinico, di ridurre ovviamente i corticosteroidi al minimo indispensabile per evitare la formazione di nuove lesioni. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia un po' chiarito che cos'è il penfigo foliaceo, cosa sono le malattie autoimmuni, in modo tale che abbiate ovviamente un'infarinatura. Ovviamente poi, se avete delle domande specifiche, scrivetele pure nei commenti, e vi spiegherò e vi commenterò molto volentieri. Un saluto a tutti e alla prossima.